Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come collegare la ricevente FrSky RXSR ai flight controller F4. Come sappiamo, i flight controller F4 fanno distinzione tra segnale invertito e segnale non invertito e la maggior parte di quelli in commercio hanno solo una porta con segnale invertito da utilizzare per l'S-Bus. Sappiamo anche che nei ricevitori FrSky sia il segnale S-Bus che la telemetria SmartPort passano tramite segnale invertito. Di conseguenza abbiamo il ricevitore che necessita di due porte col segnale invertito, ma il flight controller ne mette a disposizione solo una. Per ovviare a questo problema, con le vecchie riceventi FrSky ci sono due vie. La prima è procedere a un hack del ricevitore, la seconda è rimappare il flight controller ed usare una soft serial. Queste soluzioni non sono più necessarie con la nuova ricevente RXSR. Infatti FrSky ha provveduto a mettere due pad nel PCB che ci forniscono i segnali S-Bus e SmartPort non invertiti. A questo punto possiamo usare il connettore principale per il positivo, la terra e il segnale S-Bus e questo pad per la telemetria SmartPort. Dopo aver prestagnato il filo e il ricevitore possiamo procedere alla saldatura. Il pad è molto piccolo, quindi ci vuole mano ferma e un po' di abilità. Per sicurezza vi consiglio di aggiungere una goccia di colla a caldo per bloccare il filo. Ho già saldato i fili nei pad dedicati al segnale S-Bus, quindi collego il connettore. Poi collego il cavo della SmartPort nel TX di una porta UART disponibile, nel mio caso la UART 3. Adesso possiamo configurare il ricevitore su Betaflight. Clicchiamo su Connetti e andiamo in Ports. Qui facciamo le configurazioni in base alle porte UART che abbiamo utilizzato. Nel mio caso ho collegato il segnale S-Bus nella UART 1, quindi qui attivo Serial RX. Ho collegato il cavo della telemetria nella UART 3, quindi qui scelgo SmartPort. Possiamo salvare. Adesso andiamo in configurazione. Qui selezioniamo Serial Based Receiver. Assicuriamoci che in questo menu a tendina ci sia selezionato S-Bus. Scendiamo verso il basso e qui attiviamo la telemetria. Abbiamo concluso, possiamo salvare e uscire da Betaflight. Per concludere non ci rimane altro che impostare la telemetria sulla Taranis. Colleghiamo una batteria LiPo al flight controller, clicchiamo il tasto menu e andiamo a pagina 11. Scendiamo verso il basso fino a trovare Discover New Sensor e premiamo Enter. Dopo qualche secondo premiamo Stop Discovery. Adesso ha trovato tutta una serie di sensori. Quello che interessa a noi è il VFAS, che indica la tensione della batteria. Quindi non ci rimane altro che impostare un allarme di batteria scarica. Se non sapete come fare, potete seguire la mia guida cliccando il link in alto a destra. Questo era il mio tutorial su come collegare la ricevente FrSky RXSR ai flight controller F4. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.